Ciao a tutti e benvenuti a Parliamo di Calcio. Oggi vi parlo di un giovane calciatore che secondo me merita molta attenzione. Si tratta di Michael Olise, alla destra del Crystal Palace, ancora per poco. L'ultima stagione non è stata fortunata per il classe 2001 a causa di due infortuni che ne hanno limitato le partite giocate, appena 19, ma che durante le quali ha segnato 10 gol in Premier League. È un calciatore che ha girato parecchio da piccolo e ciò mi suggerisce che il suo talento non sia stato immediatamente percepito. Olise è passato da academy prestigiose come quella dell'Arsenal, del Chelsea, il Manchester City l'ha avuto tra le mani, ma evidentemente non ha creduto in lui. Dopo essere transitato per il Reading, nell'estate del 2021 Olise arriva finalmente al Crystal Palace, dove il primo anno è fondamentalmente alla riserva di Ayew. Ricordo che all'epoca l'allenatore era Patrick Vieira. Nel secondo anno al Crystal Palace, dopo una decina di partite, Olise comincia a scalare le gerarchie di Vieira. Il tecnico francese viene esonerato a marzo del 2023 e al suo posto arriva Hodgson, che punta deciso sul giovane attaccante che tuttavia chiuderà la stagione con appena 2 gol. Olise salta le prime 11 partite del campionato successivo per infortunio, ma torna più forte di prima, tanto che i top club cominciano a osservare con grande interesse il ragazzo, tra questi il Chelsea e il Bayern Monaco. La squadra però non va bene in campionato e Hodgson a febbraio, alla vigilia della partita con l'Everton e subito dopo un malore, viene esonerato. Al suo posto arriva Glasner. Chiudo qui le informazioni di carattere generale e vado a parlare delle skills di Olise, mentre le immagini video mostrano qualche suo gol. Ma prima di proseguire vi invito a iscrivervi al canale. Allora, come gioca Olise? Il suo ruolo naturale è quello di ala destra, tuttavia ha giocato bene anche in posizione centrale alle spalle della punta del 4-2-3-1. Calcia di piede sinistro, mette il pallone dove vuole, fa dei cross col contagiri. La sua abilità di spostare il pallone velocemente gli permette di trovare lo spazio per il cross. Certo, va detto che non ama arrivare sul fondo per poi effettuare il cross, preferisce farli dal vertice dell'area di rigore. È veloce e ha un dribbling eccellente. Guai a lasciargli la possibilità di andare in contropiede perché in quel caso è devastante. È un attaccante imprevedibile, è capace di provocare grossi mal di testa ai difensori. Si abbassa per eludere le marcature dell'avversario, poi riparte palla a piede. Guai ancora a lasciargli l'uno contro uno. I suoi passaggi sono precisi e smarcanti, è abile negli scambi veloci, è uno che taglia molto verso l'interno per poi calciare in porta con il suo sinistro preciso che è delicato e spietato al tempo stesso. Non crediate che non sappia sfruttare gli half space, anzi, come detto fa male anche quando gioca in posizione centrale dove riesce a trovare passaggi sulla tre quarti che diventano occasioni ghiotte per chi riceve il pallone. Come detto, il pur buon campionato disputato da Olise è stato condizionato da due infortuni. Nonostante ciò, credo che chiunque avesse ancora qualche dubbio sul ragazzo adesso se li è tolti. Olise è un attaccante giovane con ampi margini di crescita. Penso che abbia i numeri per imporsi in un club importante. Avete a disposizione la sezione dei commenti per dire la vostra su questo calciatore. Io vi saluto, vi rinnovo l'invito a iscrivervi al canale e magari a dare un like. Ci vediamo al prossimo video.